Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Oggi volevo rispondere a una domanda in particolare che mi avete fatto sotto i video. Ti hanno dimezzato l'ADI o la carta acquisti e non sono ancora arrivate le ricariche. Quindi nel video di oggi vediamo perché sta succedendo questa cosa qua a tantissime persone, a migliaia di persone e quali sono le date chiave di maggio che dovete segnarvi sul calendario. Quindi come sempre prendete carta e penna e segnatevi queste informazioni. Quindi cosa succede? Se in questi giorni avete aperto il vostro fascicolo previdenziale o, che ne so, avete anche controllato il saldo e avete trovato delle brutte sorprese, allora sappiate che non siete i soli, perché sta succedendo a centinaia e centinaia di persone. Quindi tra pagamenti in ritardo, ricariche che sembrano delle vere e proprie elemosine, perché parliamoci chiaro, ultimamente queste ricariche sono veramente da fame, sono delle elemosine rispetto ai mesi precedenti, agli anni precedenti, di quando tipo anche solo c'era RDC, oppure peggio ancora vi siete trovati le lavorazioni bloccate, sappiate che c'è tanta confusione. Quindi nel video di oggi faremo un pochino di chiarezza, vedremo insieme un attimino il calendario con le date calde, come le chiamo io, le date calde di maggio e soprattutto andremo a caccia, quindi cercheremo di capire il motivo per cui il vostro importo potrebbe essere praticamente crollato. Quindi mi raccomando, restate a guardare il video fino alla fine perché potrebbero esserci dei dettagli interessanti che molti di voi stanno sottovalutando. Ma prima di proseguire nel video vi raccomando la mitica penna Sky della Faber-Castell del canale. Questa è la penna ufficiale del canale, trovate tutti i collegamenti qui sotto in descrizione. La trovate tranquillamente su internet, quindi non dovete andare a girare chissà cosa e se volete far parte anche voi del gruppo del mio canale, questa è la penna. Tutte le indicazioni qui sotto in descrizione. Ora entriamo nel vivo del video, quindi vediamo le date. Allora, partiamo con l'assegno di inclusione ADI. ADI. Maggio diciamo che è un mese abbastanza cruciale, un mese abbastanza importante, perché possiamo dire tranquillamente che si consolidano le nuove domande caricate tra marzo e aprile, ovviamente. Quindi abbiamo queste date qua. Dal 10 al 15 di maggio ovviamente ci sono le lavorazioni e poi i pagamenti, quindi è molto importante che vi segnate queste date e tra l'altro in questo lasso di tempo, ecco, l'INPS fa anche tutti i suoi dovuti calcoli, ricalcoli e quant'altro. Quindi se entrate nel sito internet dell'INPS e vedete che sulla vostra domanda c'è scritto in lavorazione, significa che ancora il sistema sta verificando la vostra domanda, sta ancora verificando se avete i requisiti per poterlo richiedere e ovviamente ricevere come pagamento. Se la lavorazione, attenzione, non appare, quindi non vedete, o comunque anche se chiamate, perché molte persone si stanno anche scocciando di questo sistema, di dover andare su internet, SPID, carta d'identità, è un casino, quindi c'è il telefono, rimane il sistema più vecchio del mondo, quello che funziona sempre e lì non ci sono problemi, ok? Quindi se andate su internet oppure chiamate il centralino dell'INPS e non c'è nulla, non appare nulla entro il 15, allora diciamo che potrebbe, ecco, potrebbe esserci un blocco
burocratico che deve essere controllato. Quindi questa cosa dovete controllarvela, dovete capire e farvi dire perché c'è questo blocco, questo malfunzionamento. Ecco. Poi, se intorno al 15 di maggio, quindi pagamenti di metà mese, che ovviamente lo sapete, questa è una data riservata a chi riceve il primo pagamento in assoluto, quindi chi ha fatto domanda recentemente o chi ha avuto il rinnovo dopo il mese di stop, ecco quella è la data che segna il pagamento. Poi abbiamo quella del 27 di maggio, quindi ci sono i pagamenti ordinari, il 27 di maggio. Questi pagamenti sono validi per chi è già a regime, oppure per quelli che io chiamo i vecchi percettori, ecco, sempre chiamati così, e fanno parte della ricarica classica che viene fatta sulla carta ADI e che ovviamente arriva a fine mese. Solitamente tra il 27 e il 30 del mese, ok? Poi ovviamente più di tanto non possono andare oltre perché se poi salta al mese successivo, allora lì effettivamente ci sono dei grossi problemi da risolvere. E invece per quanto riguarda la carta acquisti, diciamo che la situazione è un pochino più frammentata, un po' più così, no? Ecco, quindi la carta acquisti viene ricaricata ogni 2 mesi, ve l'ho sempre detto, o vengono ricaricati 80 euro in totale, che poi sarebbero 40 euro al mese, però loro ricaricano una volta ogni 2 mesi di botto 80 euro. E cosa succede? Che molti stanno ancora aspettando la ricarica di maggio e di giugno, la ricarica di maggio e di giugno. Quella di aprile abbiamo già risolto il problema, quella di marzo pure, gennaio ormai è andato, però vediamo quelle future. Se non è arrivata entro la prima settimana di maggio, verificate la scadenza dell'ISEE, importantissimo, o se avete superato la soglia dei redditi prevista per il 2024 per poter accedere alla carta, quindi per poter ricevere il pagamento, e quello è da controllare, perché fate attenzione che la soglia dei redditi per quanto riguarda poter ricevere la carta è stata leggermente aggiornata, quindi anche quello è da controllare. E poi abbiamo il mistero delle ricariche dimezzate. Le ricariche dimezzate. Quindi veniamo al punto dalla situazione che sta facendo arrabbiare tantissimi di voi, perché la domanda è questa. Perché l'importo è più basso? Perché mi hanno pagato di meno? Magari ad aprile avete preso 500 euro e poi a maggio ve ne hanno accreditati solo 200. Che cosa sta succedendo? Un gran casino, un gran casino. L'ADI, già lo sappiamo, non è una cifra fissa, ok? Non è una cifra fissa, ma è un'integrazione al reddito. Attenzione, integrazione al reddito, eh? Ricordatevi sempre la penna Sky, trovate tutti i collegamenti qui sotto. Comunque l'INPS in pratica cosa fa? Guarda cosa è entrato nelle vostre tasche, nel vostro portafoglio negli ultimi mesi e potrebbero esserci tre tre colpevoli principali dietro a questo tipo di taglio, di dimezzamento. Ecco, una è la NASPI o altre prestazioni. Quindi se un componente del nucleo familiare ha iniziato a percepire la disoccupazione NASPI, l'INPS, ovviamente dall'INPS, cosa succede? Che loro se ne accorgono, viene rilevata quasi in tempo reale, quindi ogni euro che ricevete come NASPI viene sottratto dal calcolo dell'assegno di inclusione, quindi tecnicamente non stai perdendo soldi totali, ma l'assegno cala perché hai un'altra entrata, ok? Poi ci potrebbe essere il secondo caso, che sono i nuovi contratti di lavoro, che sono da comunicare con il modello ADICOM. Quindi se avete iniziato un piccolo lavoro o un contratto a termine e poi lo avete comunicato all'INPS, cosa succede? Che l'INPS lo vede tramite dei
flussi telematici che adesso non sto a spiegarvi, se no non usciamo fuori, non usciamo più fuori, e ovviamente l'importo viene ricalcolato. Ricordate che il reddito da lavoro dipendente concorre a formare il calcolo dell'assegno di inclusione, DIADI. E poi il terzo caso potrebbe essere il ricalcolo dell'ISEE. Quindi molti pagamenti di maggio risentono ancora delle verifiche approfondite che sono state fatte sull'ISEE corrente o ordinario. Ok? Quindi queste potrebbero essere le tre cause che influiscono sui pagamenti. E quindi arriviamo al punto controlli e soluzioni. Controlli e soluzioni. Come potete fare se l'importo è palesemente sbagliato? Prima di andare dal CAF fate questo controllo. Andate sul sito internet dell'INPS con lo SPID oppure chiamate. Andate, chiedete o andate nella sezione assegno di inclusione e poi su gestione domanda, okay? Quindi, o lo fate online o lo dite al telefono. E dovete far verificare o verificare la voce calcolo della quota A e quota B. Lì dentro l'INPS scrive nero su bianco quali redditi ha considerato. E spesso l'errore nasce da una mancata comunicazione di fine rapporto di un vecchio lavoro o di un ISEE che non riflette appieno la vostra situazione attuale. Quindi in sintesi maggio sarà un mese di assestamento. Monitorate il fascicolo previdenziale tra il 10 e il 15 del mese e se vedete cifre basse controllate subito se ci sono altre entrate, quindi pensioni, indennità, lavori brevi, cose varie. E che ovviamente tutte queste stanno, diciamo, mangiando il vostro assegno. Ok? Quindi sono tutte cose da controllare. A questo punto spero che questa video guida, diciamo, vi sia stata utile per capire come muovervi in questo mese abbastanza complicato. Se avete dei dubbi specifici sugli importi, mi raccomando, scrivete nei commenti e ovviamente, come sempre, cercherò di rispondere a tutti quanti ai casi più comuni per cercare di capire di risolvere la problematica. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E mi raccomando, ricordatevi la penna Sky ufficiale del canale. Trovate tutti i collegamenti qui sotto in descrizione video. Questa è la penna ufficiale del canale, la penna Sky. Mi raccomando, vi aspetto. A presto, ciao!